benvenuti a Bologna. Siamo al ristorante Al Cambio, io mi chiamo Piero Pompili e da 9 anni mi occupo di questo ristorante che abbiamo studiato, voluto e realizzato secondo un unico obiettivo, quello di realizzare il classico ristorante dei giorni di festa a Bologna, interamente dedicata alla valorizzazione della cucina tradizionale bolognese. Noi siamo diventati famosi con il ragù e con un piatto di tagliatelle. Siamo riusciti a sorpassarci con un piatto di lasagne che siamo finiti anche sul New York Times. Siamo arrivati a risorpassarci di nuovo con un altro grande cavallo di battaglia che è la cotoletta alla bolognese. La cotoletta alla bolognese come piatto storico lo troviamo all'interno dell'Artusi e non è altro che una riproposizione della più grande cotoletta che abbiamo in Italia, che era la classica cotoletta alla milanese. E quindi che cosa andiamo a fare? Andiamo in cucina dove abbiamo Matteo Poggi che andrà a raccontarci tutti i segreti della cotoletta alla bolognese. Siamo nelle cucine del ristorante Al Cambio, siamo in pre-servizio e oggi vi facciamo vedere passo passo come facciamo la cotoletta alla bolognese. Allora, abbiamo il nostro vitello da 2 kg. Inizio con asciugare la carne per prelevare bene tutti i succhi in eccesso. Procedo al porzionamento. Rompo l'osso. Pulisco bene l'osso da tutte le parti di carne che poi ci serviranno per produrre il nostro fondo, che sarà la glassatura della cotoletta. Procedo a battere leggermente la carne in modo da renderla più uniforme. Cerco sempre di dargli un'altezza più o meno di questo spessore, in modo che la carne resti succosa, altrimenti quando andremo a friggerla e poi la passeremo in padella rischiamo che diventi troppo asciutta. Pareggio bene. I lombi sono puliti, con gli scarti noi facciamo il fondo che abbiamo già lanciato ieri sera. Abbiamo midollo, gli scarti di tutto il vitello, qualche ossa leggermente tostata, un goccino di vino bianco e acqua a coprire. Come in ogni brodo che si rispetti, la carne non va mai toccata, deve sobbollire sotto i 100 gradi per almeno 12 ore, per cui per tutta la notte. Dimenticatevelo lì e verrà un brodo molto buono. Una volta filtrato e sgrassato avremo questo risultato, per cui un fondo molto collagenoso che servirà da glassatura per la nostra cotoletta. Procedo a panare la cotoletta. Come prima cosa sbattiamo le nostre uova. Abbiamo un primo step di pangrattato, per cui non utilizziamo la farina, in modo che la nostra panatura aderisca meglio alla cotoletta. Passo nelle uova sbattute. E di nuovo pangrattato. In questo caso è importante una leggera pressione in modo che il pane aderisca uniformemente. Questo è il nostro pane che una volta secco grattugiamo. La cosa importante per una buona cotoletta è farla riposare almeno un paio d'ore in abbattitore o in frigorifero prima di friggerla. Con Matteo ci piace molto confrontarci non soltanto sul nostro lavoro ma anche sul lavoro altrui, perché a volte si può trarre anche ispirazione e sicuramente ci è piaciuta tantissimo la ricetta chicken parmesan, che se vogliamo ha tantissimi elementi in comune con la tradizione della cucina bolognese. Today we are here to talk about a great Italian American dish. In Italy really doesn't exist, but
in New York City. It's very, very famous here. It's called chicken parmesan that American people love it. Cioè loro fanno la chicken parmigiana ispirandosi teoricamente alla nostra cotoletta alla bolognese. Esatto. Però con una grande differenza. Innanzitutto non usano il vitello ma il pollo. Ma non è sbagliato perché in Campania si utilizzava la carne più povera, ovvero quella che c'era nell'aia, e quindi la carne di pollo. Ma guarda. Beh, direi che la differenza principale è che noi la passiamo nel brodo. Usiamo il parmigiano e il prosciutto crudo. Loro invece mettono uno strato di pomodoro e sopra il formaggio filante, per cui mozzarella in questo caso. In Italy, we don't even do that. We do nothing like that, you know? Ci prepariamo per la frittura. Utilizzo Free and All Italia, un olio di semi di girasole alto oleico che garantisce un punto di fumo molto alto ed è ideale per la preparazione che stiamo eseguendo. Prendo le nostre cotolette che hanno riposato in freezer. Siamo quasi pronti per friggere. Quando l'olio arriverà a una temperatura di circa 170 gradi, possiamo partire a friggere le nostre cotolette. La pannatura ha aderito bene alla nostra cotoletta, per cui anche muovendola non rilascia pane. È arrivato il nostro punto di temperatura dell'olio. Procedo a immergere la cotoletta. Lascio cuocere prima da una parte e poi la giriamo dall'altra per la doratura. Il tempo di cottura è di circa 2-3 minuti per lato. Il consiglio che posso dare è di girare la cotoletta solamente una volta, in modo da avere la panatura uniforme sia da una parte che dall'altra. Altro piccolo consiglio, vi consiglio di giocare un pochino con la fiamma, per cui se vediamo che l'olio arriva a una temperatura troppo alta, abbassiamo il fuoco, stabilizziamo la temperatura e procediamo a rialzarla. La nostra cotoletta è ben fritta, la crosta è uniforme. Ora andrò ad asciugarla leggermente per levare l'olio in eccesso. Come vedete, la cotoletta non ha rilasciato quasi per niente olio. Questo vuol dire che l'olio che abbiamo utilizzato è un olio di grande qualità. Procediamo a preparare la padella, una piccola parte del nostro fondo. Aggiungiamo un po' di acqua. Ora che la nostra cotoletta è asciutta, mi preparo a farcirla. Utilizzo una culaccia poco stagionata e un parmigiano di 22 mesi. Cerchiamo sapori non troppo forti e dolci, perché nel complesso potrebbe risultare un piatto sapido. Taglio 2-3 fette della nostra culaccia, adagio sopra in modo che sia completamente coperta e che il sapore risulti uniforme in ogni boccone. Vado a mettere il parmigiano, come se piovesse. Deve risultare come una abbondante nevicata. Il nostro parmigiano andrà a sciogliersi in cottura e creerà una sorta di copertina. Adagio la nostra cotoletta all'interno del suo fondo. Accendo la fiamma al minimo in modo che la cottura risulti dolce e delicata. Il parmigiano dovrà sciogliersi. Siamo circa a metà cottura. Come vedete è una cottura molto dolce. In questo caso necessita ancora di un pochino di acqua, per cui bagniamo e copriamo di nuovo. Me lo scaldi, me lo sali. Mi serve un'altra lasagna su e poi pesi un'altra tagliatella, quindi totali 3 tagliatelle e un artusi, 80 grammi di artusi. In accompagnamento alla cotoletta noi utilizziamo degli spinaci appena saltati. La cotoletta è pronta, abbiamo il nostro velo di parmigiano sopra, ora procederò all'impiattamento. Una base di spinaci, adagio la cotoletta ed ora termino con il nostro fondo di vitello.
Il vero segreto per una cotoletta alla bolognese ben riuscita è l'equilibrio dei sapori. Equilibrio tra parmigiano, frittura e culaccia. Bene, grazie alla cotoletta alla bolognese non abbiamo fatto altro che portarvi un po' della nostra tradizione, un po' della nostra cultura. A voi non resta altro che o riproporla a casa e quindi mettervi ai fornelli, oppure venirci a trovare in via Stalingrado al 150. Un saluto a tutti gli amici di Italia Squisita e, come diciamo noi a Bologna, et salut!